Con questo video vi spiego come fare una corretta diagnosi e come risolvere il problema di un forno che fa saltare il salvavita. Le cause possono essere diverse. Può capitare appena accendete il forno, può capitare che accendete il forno e non salta il salvavita, ma appena girate il termostato salta, o può anche capitare che accade solo quando utilizzate una determinata posizione del commutatore, quindi ad esempio la resistenza inferiore o la resistenza ventilata, e magari non subito appena selezionate il tipo di cottura, ma dopo un po' che sta andando. Quindi quando il forno è caldo. In alcuni casi rari può anche capitare che il salvavita salti in maniera sporadica, quindi non sempre tutte le volte che utilizzate il forno, ma una volta ogni tanto. Tengo a precisare che per salvavita si intende questo e non il contatore che per esempio avete giù in cantina. Quindi se vi salta in maniera sporadica, quindi non sempre ogni volta che utilizzate il forno, ma lo fa ogni tanto, quando rialzate l'interruttore, se scatta giù subito e non resta su, molto probabilmente è un problema del forno. Ma se rimane su e non vi dà più nessun problema, molto probabilmente la causa non è del forno, ma proprio di questo interruttore qui. Quindi vi consiglio di contattare un elettricista e di farlo sostituire. Prima di iniziare con la diagnosi del guasto, ci tengo a spiegarvi che molte volte capita che il forno faccia saltare il salvavita a causa del fatto che è rimasto troppo tempo fermo. E parlo di 3, 4, 5 mesi. Questo perché le resistenze, rimanendo ferme, assorbono umidità. Quindi vanno in dispersione e fanno saltare il salvavita. In questo caso questo problema si può risolvere senza cambiare alcun pezzo, in questo modo qui. Mi raccomando, eseguite questa operazione soltanto se sapete quello che fate. Isolate il forno dal pavimento. Io ho utilizzato del polistirolo, ma potete utilizzare anche un tappeto. Scollegate la spina dalla presa, aprite la spina e scollegate il filo di terra. Riassemblate temporaneamente la spina con il filo di terra scollegato. Ricollegate la spina alla presa facendo attenzione a non toccare il filo di terra. Magari potete utilizzare dei guanti da cucina. A questo punto riaccendete il forno facendo molta attenzione a non toccare la lamiera, quindi girando solo la manopola con la temperatura del termostato al massimo, e fate andare il forno per 20 minuti su tutte le resistenze. Quindi 20 minuti sulla resistenza circolare, 20 minuti lo statico, quindi resistenza superiore e inferiore, e 20 minuti il grill. In questo modo eliminerete l'umidità formatasi nelle resistenze. Fatto questo, scollegate la spina dalla presa e ricollegate la terra. Adesso potete provare il forno e nella maggior parte dei casi avrete risolto il problema. Diversamente, se non avete risolto il problema, posizionatevi sul retro del forno e smontate lo schienale svitando queste viti qui. Altri modelli potrebbero avere anche altre viti qui da qualche altra parte. Quindi sganciate lo schienale facendo leva così. E qui possiamo vedere i morsetti delle resistenze, che nella maggior parte dei casi sono quelle che fanno saltare la corrente nelle cause che vi ho elencato prima. Quindi appena lo accendete, dopo un po' che sta scaldando, o appena girate il termostato. Abbiamo una resistenza doppia, quindi resistenza superiore dello statico e grill, i morsetti della resistenza circolare e i morsetti della resistenza inferiore. Adesso vediamo come controllare se sono in dispersione e come sostituirle. Questo è un forno nuovo che non ha nessun problema e quindi questa ovviamente è una simulazione per farvi capire come intervenire. Iniziamo scollegando i morsetti della resistenza superiore. Magari fate una foto per non dimenticarvi come erano posizionati. Adesso qui dobbiamo prima impostare il tester nella posizione corretta. Qui abbiamo la scala degli ohm, che sarà quello che ci servirà per verificare se c'è dispersione nelle resistenze.
e lo impostiamo nella scala col valore più basso. Più basso si intende che anche una minima dispersione verrà segnalata. Poi verifichiamo se il tester funziona. Quindi se tocchiamo i puntali riceveremo una risposta dal tester, quindi avremo un segnale, e questo sta a indicare che il tester funziona. Qui abbiamo i connettori delle resistenze. Qui al centro c'è un ponte, connettori della resistenza superiore statica e connettori della resistenza grill. Al centro c'è il connettore della terra. Innanzitutto fate scaldare 10 minuti il forno su tutte le resistenze in modo da aumentare un'eventuale dispersione, perché a freddo potrebbe non segnalarvela. Adesso con il tester, con uno dei due puntali qualsiasi, potete anche invertirli, non cambia niente, appoggiamo un puntale sulla terra e l'altro sulla resistenza. Siccome qui abbiamo un ponte, sto controllando entrambe le resistenze contemporaneamente. Come vedete non mi dà nessun segnale. Questo significa che la resistenza è buona. Se invece mi desse un segnale, anche minimo, un qualsiasi numero, significa che c'è una dispersione e quindi la resistenza andrà sostituita. Nel caso nel vostro forno non avete un ponte ma avete i connettori separati, dovrete verificarli entrambi. Ed entrambi non devono darvi alcun segnale, altrimenti significa che la resistenza è da sostituire. Stessa cosa con la resistenza circolare. Stacchiamo i connettori e verifichiamo che non ci sia dispersione. Utilizzerò questa lamiera come terra e l'altro puntale su uno dei due connettori. Anche qui nessun segnale, quindi nessuna dispersione, e anche questa resistenza è buona. Ripeto, se c'è un segnale, la resistenza andrà sostituita. Stessa cosa per quanto riguarda la resistenza inferiore. Un puntale sulla lamiera e l'altro sul connettore. Nessun segnale, quindi resistenza ok. Nel caso invece il tester dovesse darvi un segnale, come dicevo prima, le resistenze andranno sostituite e adesso vediamo come. Iniziamo con la resistenza inferiore, che è quella più semplice, quindi dobbiamo andare a lavorare in questa parte qui. Con molta cautela andiamo a spostare la lana di vetro che si trova qui, quindi potete anche romperla e poi rimetterla e non succede niente, però meglio sfilarla così. Svitiamo questa vite, quindi abbassiamo qui e sfiliamo la resistenza. Vedete qui c'è questo che lo blocca, la abbassiamo, puntiamo la resistenza e la fissiamo. A questo punto andiamo a reinserire la lana di vetro. Andiamo a ricollegare i fili e la resistenza inferiore è stata sostituita. Proseguiamo sostituendo la resistenza superiore. Con una chiave del 7 andiamo a svitare questi dadini qui. Scolleghiamo i fili, sfiliamo la terra e adesso andiamo a lavorare nella parte interna del forno. Ok, a questo punto dobbiamo svitare questa vite che fissa la resistenza nella parte superiore del forno. In alcuni modelli potremo trovare due viti, quindi anziché una al centro, una di qua e una di qua. Quindi svitiamo la vite e sfiliamo la resistenza. Quindi a questo punto possiamo reinserire la resistenza nuova. Dobbiamo far infilare questi due puntali in questi fori. È molto semplice. Quindi la inseriamo e fissiamo la resistenza.
Arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che rimettere i dadini qui per fissare la resistenza e ricolleghiamo i fili nella maniera corretta. Qui però va messa prima la terra, quindi mettiamo il filo di terra e il suo dadino e poi avvitiamo a mano fin dove riusciamo e poi stringiamo. Ok, adesso proseguiamo con la sostituzione della resistenza circolare, che in regola si potrebbe sostituire anche dall'interno perché non ha nessuna vite di fissaggio da svitare da questa parte. Ok, adesso con un cacciavite andiamo a svitare le 4 viti, quindi questa, ok, spostiamo questo e recuperiamo tutte le viti. A questo punto ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo svitare le viti che fissano la resistenza circolare al forno. Quindi svitiamo questa e svitiamo questa qui. Ok, vedete? Perché vi dico che si può fare anche dall'interno? Perché una volta che tiriamo, non tirate troppo ovviamente, una volta che tiriamo fuori la resistenza, se ne vengono insieme anche i fili, quindi a quel punto li scolleghiamo. A questo punto non dobbiamo fare altro che rimontare la resistenza nuova, quindi ricolleghiamo i fili nella posizione corretta e inseriamo così e la fissiamo. Qui c'è un foro dove potete aiutarvi per muoverla e posizionarla in maniera corretta per centrare il foro delle viti. Poi una volta che ne avete messe 2, le altre 2 sono più semplici. Ti sono stato utile? Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!